Quando vado in giro e c'è qualcosa che non va, qualcosa che non funziona, sento sempre queste due parole: la crisi. È colpa della crisi, c'è la crisi, quasi come se questa cosa fosse una situazione costante che c'è sempre stata e sempre ci sarà. La crisi. In realtà la crisi è iniziata nel 2008 e qui in Italia dicono alcuni economisti, insomma, sia durata 6 anni e sia finita nel 2014, quindi noi non siamo più in crisi, noi siamo in prosperità, seppur abbiamo avuto un tasso di crescita mediamente più basso degli altri paesi. Ti lascio un momento in più per guardare questo grafico. Noi siamo lì e la situazione è un po' imbarazzante, però questo è un altro discorso. Però siamo in prosperità, non c'è più la crisi, toglietevelo dalla mente, non c'è più la crisi. Noi la crisi l'abbiamo passata, quindi è probabile che ci sia un'altra crisi, dato che la crisi precedente è finita e dato che mediamente i cicli economici durano dagli 8 ai 10 anni e dato che l'ultima è iniziata più di 10 anni fa, nel 2008, e ora siamo nel 2019, è probabile che nei prossimi anni ce ne sia un'altra. Io, non essendo un esperto, non posso dirvi quando ci sarà, se sarà molto vicina o se sarà tra molti anni. Di sicuro ne avverrà un'altra. La mia preoccupazione ora è quando avverrà, cosa succederà. Ora ci sono i social e come avete notato ogni cosa attraverso i social ha un impatto sempre maggiore, sempre esponenziale. Succede qualcosa e grazie all'informazione e alla comunicazione fruibile così velocemente, questa cosa ha un impatto su molte più persone e con molta più forza e velocità rispetto che una volta. Quindi seppur la prossima crisi magari sarà molto più piccola della crisi avvenuta nel 2008, che è stata tremenda, ha fatto perdere la casa a tantissime persone, la crisi che avverrà ci metterà di fronte a uno scoglio mentale molto difficile e il motivo sono proprio i social, la comunicazione e l'informazione così forte e veloce al giorno d'oggi, perché ora ogni successo è sì implementato dai social, ma ogni delusione può essere implementata proprio dai social stessi, quindi dobbiamo essere pronti mentalmente a sopportare il peso di un fallimento. È per questo che io contemplo così tanto l'errore, contemplo la preparazione al subire una delusione, perché se sei capace a subire, sei capace anche ad assorbire, assimilare e crescere. Quindi io non so quando sarà la prossima crisi e non dico nemmeno che sia una cosa negativa. Se ti devo dare un consiglio, detto come sempre da una persona che sta studiando, sta apprendendo, quindi può essere giusto come può essere sbagliato, anzi qui sotto nei commenti mi aspetto e anzi vorrei che qualcuno dicesse la propria opinione proprio per integrare le cose che sto dicendo. Comunque la crisi non è per forza una cosa negativa, anzi quando c'è una crisi in genere le proprietà, i terreni, i beni tendenzialmente si abbassano tantissimo di prezzo, quindi i tuoi soldi valgono molto di più perché riescono ad acquistare più cose e ci sono persone, io stesso magari con piccole cifre risparmiate, che aspettano proprio l'avvenimento di una crisi per investire tutto il loro capitale e aspettare che il ciclo economico, come ogni volta, si risollevi e si ribilanci per poi vendere o magari tenere alla lunga nella speranza che continui a crescere. Quindi la crisi non è per forza una cosa brutta, non ci siamo più attualmente e quando avverrà dobbiamo essere pronti mentalmente, perché secondo me l'impatto che avranno i social in una futura crisi può essere e sarà probabilmente devastante. Quindi vi ripeto, questa è una mia opinione, ditemi nei commenti cosa ne pensate e magari se avete qualcosa da aggiungere. Io sono qui anche per imparare, per condividere la mia opinione, ma anche per imparare. Se il video è stato interessante e vi è piaciuto, lasciate un mi piace, mi aiuterebbe veramente. Iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi altri video e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!